Buonasera cari amici e care amiche per questo secondo appuntamento con il risveglio della coscienza. L'argomento di oggi è piuttosto ampio e l'ottavo chakra è un chakra misterioso, poco conosciuto. E perché ne andremo a parlare? Perché è la qualità straordinaria, cioè oltre la realtà ordinaria, della nostra coscienza quando va verso ciò che viene chiamato il risveglio, la profonda consapevolezza. Ci chiederemo perché il risveglio e ci chiederemo anche a che cosa serve questo ottavo chakra e come mai è così poco conosciuto. Tutti voi sicuramente conoscete i 7 chakra principali e dal primo al settimo sappiamo che sono situati all'interno del corpo fisico, all'interno ma anche intorno, perché questi centri di energia vorticano in un canale immaginario che è Sushumna, il canale centrale, e vorticano e si espandono in una forma elicoidale, dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, con un'energia ascendente e discendente lungo sia il canale centrale Sushumna, che passa attraverso l'ombelico, lo stomaco, il cuore, la gola, la fronte fino alla fontanella, e anche attraverso 2 linee energetiche, una a destra e una a sinistra, che vengono chiamate Ida e Pingala. Quindi questa energia, che è l'energia primaria definita Kundalini ed è situata sul pavimento pelvico dei nostri corpi fisici, è situata chiaramente in forma virtuale, questa energia, questa Kundalini, si inerpica lungo questi canali energetici e attraversa 7 centri principali che sono situati nel nostro corpo fisico, dal primo al settimo chakra, partendo dal basso. Il settimo chakra è il fiore di loto, la fontanella. Ma cosa c'è oltre questo settimo chakra? E anche cosa c'è sotto al primo chakra, che è situato appunto alla base del nostro busto e che viene definito il chakra della radice. In realtà sotto questo chakra ci sono infiniti altri chakra secondari, transpersonali, cioè oltre il corpo fisico, oltre la persona, che sono mondi inferiori e che nei miei insegnamenti, nel corso dei seminari, spiego che fanno parte della cosiddetta coscienza inferiore. Anche questa coscienza in realtà ha tante stratificazioni verso il basso. Sono una sorta di mondi, di submondi, potremmo dire dall'origine del pianeta ad oggi, mentre il settimo chakra, il fiore di loto, è situato all'apice del nostro busto, all'apice del nostro corpo fisico, sulla fontanella, ed è proprio quella che si chiude per ultima nel bambino. In realtà c'è una fontanella secondaria che è situata dietro la nuca, che anche si chiude molto lentamente, e queste 2 fontanelle convergono in una sorta di richiamo energetico verso quello che viene definito il Bindu chakra, cioè il chakra della santità, la famosa aureola attorno al capo dei santi o dei grandi yogi o delle grandi menti. Entrambe questi centri energetici, soprattutto il settimo chakra,
sono strettamente connessi al terzo occhio, al sesto chakra e all'attività della ghiandola pineale e ghiandola pituitaria. Dov'è dunque situato l'ottavo chakra di cui andremo a parlare, di cui parliamo? È situato oltre la fontanella, nello spazio eterico. Ho detto poco fa che tutti i chakra sono anche eterici, perché sì, fanno parte del corpo fisico, ma si espandono come ruote di energia anche nei corpi sottili, anzi determinano dei corpi molto sottili che non sono individuabili né ad occhio nudo né con un microscopio, sono dei corpi eterici e sono il corpo emozionale, il corpo mentale ed altri corpi intermedi, il cheterico matrice, il cheterico mentale, fino al corpo spirituale. Ebbene, l'ottavo chakra è situato oltre il corpo fisico, oltre la fontanella, verso l'altro, quindi è un chakra transpersonale che ci dà il trampolino di lancio verso ciò che io chiamo la coscienza sovramentale. Di questa coscienza sovramentale ne hanno sempre parlato grandi maestrie. Una, la più grande, che ha affrontato da vicino con anni e anni e anni di studi meditativi, è la grande energia, i grandi insegnamenti di Sri Aurobindo e di Mer, due illuminati. Aurobindo era anche un intellettuale, un poeta, un attivista indiano vissuto anche in Occidente, che aveva anche un forte desiderio di cambiare certe dinamiche del suo paese, un po' come Gandhi, ed era anche un grande mistico e un grande veggente. Proprio i suoi studi hanno dato il via a ciò che viene chiamata la coscienza sovramentale. Io insegno e formo attraverso delle iniziazioni all'utilizzo delle qualità dell'ottavo chakra proprio per sviluppare questa coscienza sovramentale. Questa è la coscienza del risveglio. Il risveglio non avviene nel corpo fisico, il risveglio può avvenire solo sul piano eterico quando, dopo aver attraversato tutte le linee dimensionali delle coscienze che ciascun centro energetico contiene, ciascun singolo chakra come vortice di energia, giungiamo alla liberazione, alla prima liberazione. Sono tanti stadi, per questo i 7 chakra vengono anche definiti 7 stadi di energia, 7 ruote di energia, le 7 galassie, perché ciascuno è un mondo, anzi un universo a sé. Allora potete solo immaginare che immenso universo è l'ottavo chakra. Fino ad oggi abbiamo parlato di evoluzione e vi ho accennato anche nello scorso incontro al perché è necessaria l'evoluzione della coscienza, perché il corpo fisico non può andare oltre ciò che ha. Non possiamo divenire altri 3 metri e non possiamo avere un cervello grande quanto una stanza. Anzi, diverremo sempre più sottili, la cassa cranica rimarrà quella che è, già stiamo vedendo che i contenuti della nostra cassa cranica, cioè tutte le strutture sinaptiche, si sono velocizzate. Lo vediamo nei giovani, nei nativi digitali che hanno la capacità di essere multitasking, si dice. Di me è stato detto che sono una più cervelli. Questa è una qualità, ad esempio,
del risvegliato, dell'illuminato, cioè avere la possibilità di lavorare su più piani delle capacità cerebrali, mentre una parte si riposa, l'altra lavora, o contemporaneamente avere molte finestre aperte, un po' come accade sul vostro computer quando aprite tante finestre, la posta elettronica, un file, un sito, poi un altro sito e poi un altro ancora, e avete sulla barra degli strumenti in alto tante finestre aperte. Questo significa essere multitasking. Quali sono queste finestre che noi apriamo negli spazi dimensionali della coscienza? Sono le finestre dei nostri chakra e nell'ottavo chakra le finestre dimensionali, anzi multidimensionali, della coscienza. Ne parleremo meglio nel prossimo incontro che avrò con voi, dove andremo a vedere più da vicino le onde cerebrali. In particolare, proprio nel metodo EOS, nella tecnologia olografico quantico spirituale che io insegno, andiamo a sviluppare le capacità dell'ottavo chakra. Anzi, abbiamo un seminario introduttivo solo sull'ottavo chakra, perché è da qui che ora facciamo partire il cammino verso il risveglio di coscienza. Quando ho iniziato con i miei seminari di risveglio, partivo da basi più basse, diciamo, da punti più bassi del sistema energetico, dalla fioritura del cuore, ad esempio, fino al terzo occhio, ghiandola pineale, e poi si arrivava all'ottavo chakra. I tempi sono molto più veloci ora e andiamo a dare subito l'attivazione dell'ottavo chakra per poi fare un discorso di approfondimento, come un focus che si avvicina, uno zoom che si avvicina sempre di più, con la formazione base del metodo EOS, per lavorare poi pienamente con tutta l'energia del campo di coscienza di EOS. L'attivazione dell'ottavo chakra è per tutti, perché è una cosa semplice, immediata, illuminante per certi versi, che può trasformare il punto di vista sulle cose, sul mondo, sulle relazioni. E proprio questo è lo scopo dell'ottavo chakra: dare la possibilità di una visione a 360 gradi. Questa è la visione risvegliata delle cose. Quando si ha una visione 360 gradi, quindi una visione pressoché totale, anzi direi totale, di tutto ciò che è intorno a te e dentro di te, innanzitutto non hai più scuse, poi sei totalmente libero. Perché? Perché hai pienamente la responsabilità della tua vita e a quel punto puoi programmare un nuovo copione. Non è che reciti sempre la stessa parte, non ne hai più bisogno perché hai riconosciuto tutte le trappole della mente, la ripetizione degli schemi, cominci a svelarli uno per uno. E allora le relazioni, il tuo mondo, la tua vita quotidiana, ad effetto domino, un pezzetto dietro l'altro, velocissimamente, così come veloce l'energia del campo di coscienza di Eos, va a ricompattarsi verso l'abbraccio totale della tua incarnazione, lo scopo più alto. Spessissimo nei seminari o anche nelle domande che mi fanno le persone, c'è la domanda: qual è lo scopo della mia incarnazione? Innanzitutto tu solo puoi saperlo, però puoi svelare quelle parti di te che sono rimaste nascoste, chiuse. È un po' in fondo questo il desiderio
di condividere le mie conoscenze, anche per esperienza personale. Come una matriosca dove una piccola bambola è contenuta in un'altra bambola, in un'altra ancora, e la più piccola è contenuta dalla più grande, la più grande contiene la più piccola, è il concetto olografico. Per esperienza personale, nei miei 40 anni e oltre di pratica, di insegnamenti e di studio e di viaggi e di incontri con i grandi maestri di questo tempo e anche dei maestri incorporei o ascesi, l'obiettivo è quello di aiutare a svelare, aiutare a illuminare le parti nascoste. E allora il desiderio di evolvere, anzi l'impegno, la necessità di evolvere in questo momento con la coscienza, con la nostra coscienza, significa poter affrontare il cambiamento in atto, un cambiamento che ci coinvolge appunto a 360 gradi, dal piano umano delle relazioni al piano ambientale, al piano economico, ai meccanismi della mente. Sempre di più troviamo che le persone cominciano, anche le persone più semplici, anche quelle che non sono qui in questo momento ad ascoltarmi, che non sono sulla rete, che non fanno parte del popolo della New Age, queste persone stanno sempre di più intuendo che i meccanismi della mente sono fallaci. Sta avvenendo forse l'atto magico della massa critica. Se i 7 chakra principali sono galassie di energia, l'8º chakra è un universo di energia, cioè racchiude la capacità più alta dei nostri sé, il sé galattico, cioè il sé che può entrare in connessione profondamente con la coscienza cosmica. Ed è così che divieni totalmente responsabile della tua vita. Chi è che è responsabile? Un manager, un capo, il protagonista. Ecco, il più delle volte io noto che le persone non sono protagoniste, sono in balia degli eventi, delle situazioni. Essere protagonista significa anche accettare o la possibilità di trasformare con uno sguardo risvegliato la propria vita. L'8º chakra, dunque, è nel metodo EOS il punto di partenza verso una piattaforma di coscienza sovramentale cosmica. Le energie che hanno preceduto il metodo EOS, le energie praniche, le grandi scuole di energia pranica fino ad oggi, hanno puntato su una qualità: terzo occhio, cuore e chi allineati. Il chi ombelico è il potere personale, l'autodeterminazione, certo, il potere delle emozioni. Quindi hanno lavorato sull'allineamento di queste 3 qualità, che sono, come vedete, tra la coscienza inferiore e la coscienza mediana e in parte nella coscienza superiore. Ne parlo molto bene in una mia webinar che trovate sul mio sito, il cui titolo è I 4 stadi della coscienza. Ma ci ritorneremo anche qui e nei prossimi incontri. Terzo occhio, cuore e chi allineati. Questo è il modo di operare delle energie del XX secolo e precedenti, almeno quelle conosciute, quelle che sono state portate all'umanità, le energie praniche del XX secolo. Cosa fa il metodo EOS? Cosa fa l'attivazione dell'8º chakra che abbiamo chiamato
Crystal Crown, corona cristallina. L'allineamento lo porta tutto tra coscienza superiore e coscienza sovramentale. Cuore, terzo occhio, ottavo chakra, oltre il corpo fisico. Quindi siamo ad un livello diverso, superiore in termini di ottave, come se volessimo guardare la vita energetica su un pentagramma. 2 ottave superiori, quindi neanche appena sopra il pentagramma, come potrebbero essere, no? Le 7 note, i 7 chakra, li troviamo nel pentagramma, con gli spazi intermedi, che sono i corpi intermedi. Oltre il settimo abbiamo ancora uno spazio oltre il pentagramma, è l'ottava, sono le ottave superiori. Con il metodo EOS, con l'attivazione dell'ottavo chakra, noi ci spostiamo di 3 ottave superiori. Cuore, fioritura, terzo occhio, ghiandola pineale, ottavo chakra. La visione diventa da 90 a 180 a 360 gradi. Un po' dipende dal punto in cui ti trovi. Ma se fino ad oggi hai avuto una visione ad angolo acuto e magari praticando forme di energia pranica o meditazione o altre energie definite di guarigione energetica o di guarigione spirituale, puoi aver raggiunto una buona visione a 90 gradi, una visione ad angolo retto, puoi vedere il presente, puoi proiettarti nel futuro, intravedi parte del tuo passato, con una visione a 180 gradi, ad angolo piatto, hai una buona visione a destra, a sinistra e davanti. E questo destra e sinistra potresti anche configurarlo come gli aspetti più vicini del tuo passato, quella memoria a breve termine o a medio termine che in qualche modo rappresenta il tuo subconscio, le tue scelte, le tue modalità di vita, eccetera. Con il metodo EOS, con l'attivazione dell'ottavo chakra, cambia la percezione totalmente e ti apri pian piano alla visione a 360 gradi e la formazione base completa ti porta a trasmutare completamente il tuo punto di vista. Ma già con l'attivazione dell'ottavo chakra, con la Crystal Crown, puoi determinare veramente il cambiamento, puoi determinare veramente la possibilità di cominciare a vedere la realtà per così come essa è, poiché è un passo dimensionale che fai. Se è vero che il cuore è il primo Graal, no? E con la fioritura del cuore, con il metodo EOS, noi andiamo su questo Graal, il vero grande Graal del potenziale umano è dall'ottavo chakra in poi, ottavo, nono, decimo. I grandi veggenti, pensate che Sai Baba aveva avuto visioni fino al 21° livello dimensionale, quindi li aveva anche disegnati questi chakra oltre, li aveva intravisti, disegnati nelle sue meditazioni e non avevano qualità cromatiche, ma neanche di geometria sacra così come la potete immaginare. Fino a che c'è la forma, c'è anche parte della personalità e il vero risveglio non ha forme, l'illuminazione proprio non le contiene, come dire, le trascende e sarebbe un punto di arrivo meraviglioso per l'umanità di qui a qualche millennio. Però stiamo con i piedi per terra, andiamo verso l'evoluzione della coscienza, cioè
andiamo nella vera unione alchemica, che è il Graal dell'ottavo chakra. E che cos'è questa unione alchemica? Non è nel cuore l'unione alchemica, è oltre il piano fisico, è oltre la dualità. Perché nel piano fisico la dualità esiste ed esisterà sempre finché esisterà una fisicità, anche se possiamo avere percezione del sottile. Anzi, attenzione a come viene usato il sottile, perché il sottile è molto vicino al corpo fisico e ancora impregnato non solo delle personalità, quindi delle forme egoiche, ma anche di tutto ciò che le personalità contengono, quindi grandi aspetti di dualità. Per trascendere la dualità ed essere nella vera unione alchemica, cioè nella fusione di ogni opposto in noi, dobbiamo uscire dal corpo fisico, dobbiamo quindi entrare nell'universo dell'ottavo chakra. Questo è ciò che nel mio mandato condivido con voi, con le persone. E allora dal cuore allineiamo attraverso la gola non solo la comunicazione, ma il verbo, comunichiamo e allineiamo con il terzo occhio. Il terzo occhio è una galassia di energia che contiene la pineale e la pituitaria, per allineare all'ottavo chakra. E qui la visione esplode. Questo è il potenziale divino. È vero che noi lo conteniamo, questo potenziale. Io non parlo di potere, vedete, perché altrimenti siamo di nuovo nelle personalità egoiche. Il potere personale non è la stessa cosa che il potere divino. Il divino non ha un potere, il divino è, cioè, proprio non ha interesse a dimostrare il proprio potere. Usciamo da quest'ottica cioè molto biblica. Andiamo invece a parlare di potenziale. Il potenziale divino in noi può esplodere. Questo è il vero grande passaggio dimensionale. Il cuore è la transizione. Ed ecco che il metodo EOS lavora su questa transizione dalla terza alla quarta dimensione. Ma dove ci porta questa transizione? Verso la quinta dimensione, che non è chissà dov'è, è qua, è sempre compresente. Non ci dimentichiamo che parliamo di guarigione olografica. In quella parte è contenuto il tutto e il tutto contiene ogni singola parte. Allora questa guarigione, questa possibilità empatica con l'universo delle dimensioni può accadere proprio perché nella visione a 360 gradi vado a scardinare il passato, ma vado a scardinare anche l'idea di futuro, in quell'eterno presente dove le cose si fanno, accadono. Uno degli insegnamenti principali della forma omnia, che è la forma con cui insegno il mio metodo, è tutto è già accaduto e accadendo accade. Non è un gioco di parole. Se si medita è molto profondo. Il passato in realtà, lo sappiamo, non esiste, però esiste. Un conto è quando avevi 3 anni e un conto è quanti ne hai oggi di anni. Quindi hai una memoria, e così anche di tutte le vite precedenti, se è vero che esistono. E
E così anche di quella che viene definita la cascia. Dio ce ne scampi e liberi. Se continuiamo a riprodurre la cascia, e permettete delle virgolette, abbiamo proprio bisogno di sapere cosa c'è scritto in Akasha? Non vogliamo invece cambiare completamente il copione? Perché vedete, ciò che è apparentemente scritto è un ologramma. Allora possiamo prendere un bel cancellino e sulla lavagna degli ologrammi di tutte le vite, di tutte le esperienze, andiamo a cancellare e riscriviamola questa storia. Questo è veramente il cambiamento. Può accadere proprio a partire dalle dimensioni oltre il corpo fisico, dalle dimensioni oltre ciò che abbiamo conosciuto fino ad ora. Se fino ad ora potenziavamo terzo occhio, cuore, chi, da oggi dobbiamo potenziare cuore, terzo occhio, ottavo chakra e divenire. Grazie a tutte le persone che sono presenti in questa diretta. Vedo che ci sono molte persone, alcune persone che hanno fatto anche degli incontri con me proprio sulla ghiandola pineale e sull'attivazione della Crystal Crown. Mi piacerebbe, se avete delle esperienze con la Crystal Crown, bene, qualcuno scrive il risveglio e la consapevolezza di chi sono. È proprio così. Prima scopri chi sei e poi puoi scoprire il mondo. E poi, anzi il tuo mondo, ciò che ti sta proprio vicino, ciò che è intorno a te, le relazioni, il lavoro, la vita di tutti i giorni, la storia familiare. E dopo ancora puoi scoprire il mondo, perché altrimenti continuerai a riflettere te stesso nelle cose. È vero che noi diciamo l'altro è il mio specchio, la realtà è il mio specchio, ma non deve essere così, perché altrimenti è uno specchio deformato, anzi sei tu che lo deformi, sei tu lo specchio deformante attraverso cui guardi intorno a te e la realtà, perché continui a proiettare te stesso in quella realtà. E se l'altro è il tuo specchio, entri sempre nella risonanza di incontrare sempre te stesso con le tue modalità. Dobbiamo liberarci anche di questo e puoi farlo proprio partendo dal conoscere chi sei. E poi, come qualcuno scrive, trasmutare quelle memorie che mi spingono a pensieri e azioni ripetitive. Infatti è proprio questo lo scopo, uscire dalle memorie ripetitive, cioè da quelle memorie che fanno sì che tu agisca sempre con le stesse modalità, azione e reazione. L'azione e reazione è la personalità, è l'ego. Che poi, povero questo ego, quanto ci è utile. Le personalità, ciò che siamo, ci è utile per evolvere, ci è utile per conoscere, per comprendere, per cercare, per studiare, per condividere. Ma ora la necessità di andare oltre, altrimenti a cosa sono serviti i grandi insegnamenti dei maestri? A cosa sono servite le grandi scuole iniziatiche, da Platone ai giorni nostri, dalla grande fratellanza bianca ai giorni nostri, dal Buddha ad oggi, dal Cristo ad oggi, da Babaji l'immortale ad oggi, da Yogananda ad oggi? A cosa sono serviti questi grandi insegnamenti? Molte cose sono cambiate, è vero, ma molte altre ancora aspettano di cambiare. Quanto tempo abbiamo per cambiare? Tutta la vita, o perlomeno tutta la vita che abbiamo davanti.
non tutta la vita che abbiamo indietro. Tutta la vita che abbiamo indietro e tutte le vite precedenti sono il bagaglio. Quanto è grande questo bagaglio? Potrebbe essere molto grande o potrebbe stare in una valigetta se togli gli orpelli. Cosa ti porti dietro nel tempo che c'è avanti? Tutto? E allora una valigia molto pesante, ci vuole un tir, se non anche due o tre. Nei tempi così veloci del cambiamento planetario, lo vediamo tutti i giorni, la valigetta deve essere molto leggera. Per questo lo scopo dell'energia EOS è di accelerare il passaggio dimensionale e di portarlo su un'altra qualità, dal potere personale al potenziale divino, quello di cui parlavamo, lo chiamavamo, dicevamo dal sapiens sapiens al sapiens divino. È una nuova specie, un viaggio dentro le possibilità, non solo del genere umano terrestre, con tutte le grandi qualità che ha, fisiche, emozionali, mentali, ma anche del genere umano divino, con tutte le qualità immense della sua coscienza risvegliata. Qualcuno dice è una grande opportunità per andare oltre le trappole della mente. Grazie, grazie molte delle vostre condivisioni. E un altro scrive: mi accompagna nel quotidiano. Ecco, davvero, è questo che è il mio scopo principale: operare il cambiamento nella vita di tutti i giorni. Non è una metafisica dell'esistenza. Noi non dobbiamo usare queste energie per fare metafisica o per sapere chissà quando. Il tempo è ora. Questo è un altro dei miei incipit. Non è chissà quando, è ora, ora, a partire da questo istante. E un altro incipit è: la grazia ti vede per come sei ora, non per come sei stato. Figuriamoci per come sarai. È ora che dobbiamo fare il cambiamento. Un po' al giorno, tutti i giorni. Un po' al giorno innaffiare le piantine meravigliose del nostro giardino interiore. Dove si vede l'efficacia di un percorso? Lo si vede quando tu puoi testimoniare in prima persona ciò che ti è accaduto. E questa testimonianza è un'esperienza e l'esperienza la puoi condividere. Non è che condividi solo parole. Ogni giorno dobbiamo poter condividere esperienze. E se non le fai queste esperienze attraverso l'energia, come puoi condividerle? Condividere parole, ci sono già i libri, ci sono già le cose scritte dalla notte dei tempi ad oggi. C'è lo studio, certo, c'è la contemplazione, certo, ma immagina quando tu, come radianza, puoi condividere l'esperienza del tuo sentire, della tua vita. Allora sì, che puoi dire di avere operato il cambiamento in te e intorno a te. Sì, le persone che ricevono da te, che ricevono la tua esperienza. Pensa che puoi avere un'energia che puoi condividere, che non è solo per te. Quanto è importante oggi la solidarietà. Ma non per apprendere un metodo. La solidarietà per condividere energia, radianza, condividere